Ciao a tutti, in questo video vi parlerò dei meccanismi di difesa individuati da Anna Freud nel suo libro L'io e i meccanismi di difesa del 1936. L'opera di Anna Freud, L'io e i meccanismi di difesa del 1936, è la base teorica della sua terapia rivolta ai bambini. In quest'opera individua alcuni meccanismi, rimozione e regressione, che sono stati già individuati dal padre, formazione reattiva, ovvero un effetto positivo che diventa negativo e viceversa. Ad esempio, l'odio diventa amore, l'attrazione diventa disprezzo. Per esempio, un bambino che ha appena avuto un fratellino può convertire la sua rabbia e la sua gelosia in atteggiamenti di premura anche eccessiva, salvo poi tradire la vera natura dei suoi sentimenti. Altro esempio, nei pazienti ossessivi i comportamenti compulsivi di pulizia sono una formazione reattiva al desiderio di sporcare. Isolamento dell'affetto. L'aspetto affettivo di un'esperienza viene separato da quello cognitivo e viene dimenticato. Esso può essere una difesa abituale, in assenza di trauma, a seguito di un determinato stile educativo teso a produrre un rifiuto delle emozioni e degli atteggiamenti emotivi. Introiezione è una forma infantile di incorporazione dell'altro, di solito un genitore, che viene assimilato come parte integrante della propria struttura psichica. Il soggetto non distingue tra la rappresentazione di sé e dell'altro. Identificazione. La tendenza normale nel periodo evolutivo a copiare gli atteggiamenti degli altri sulla base del desiderio di essere come loro. Rispetto all'introiezione, rappresenta un livello più evoluto che implica una scelta degli aspetti altrui o delle persone con cui ci si identifica. Proiezione. Attribuire, proiettare sugli altri, sentimenti e impulsi propri, vissuti come inaccettabili. Rimproverando tali negatività sugli altri, il soggetto se ne sente illusoriamente assolto. Rivolgimento contro se stessi. Processo di colpevolizzazione. I bambini rivolgono contro se stessi i sentimenti negativi che provano nei confronti dei genitori. Sublimazione. Identificazione con l'aggressore. Per superare la paura dell'aggressore, il bambino si trasforma lui stesso in aggressore.